nelle innumerevoli edizioni speciali che Montblanc ha reso come omaggio ai grandi compositori, non può mancare quella per Wolfgang Amadeus Mozart, che come vedete è una penna piccola e mi ha sempre incuriosito. Insomma, ad un certo punto ho trovato l'occasione, l'ho trovata usata e l'ho fatta mia. Mi piacciono le penne piccole, questa sembra uno stiletto, davvero un'arma definitiva per tracciare dei segni, soprattutto quando abbiamo a che fare con spazi minuti, un'agendina, un block notice, una penna che casca bene in mano quasi, oso dire, quasi fin troppo, perché anche nelle mie mani, che non sono certamente delle grandi mani, la penna rischia quasi di perdersi, di andare a sparire nell'intersezione fra l'indice e il pollice. Infatti in questo caso la vedete calzata con il cappuccio, una credo delle poche deroghe che concedo alle penne stilografiche, ma in questo caso la scelta è quasi obbligata. Il pennino è un pennino medio, c'era questa disponibile e così l'ho acquistata. Un pennino medio che, va detto, e lo vedrete anche dalle immagini, è un pennino abbastanza aderente a quello che è l'aspettativa di un pennino medio, non è di quelli strabordanti, non è un medio che sembra un B, anche se l'avrei preferito come fine, forse extra fine, ma senz'altro come fine, e credo, visto che ne ho provate altre di conoscenti, che il pennino fine sia la soluzione migliore per una penna così piccola e anche facilmente governabile, al punto che potrebbe persino scappare di mano o perlomeno farsi prendere la mano da quanto è maneggevole, quindi leggera, corta, insomma fa venire la voglia di scrivere, ma certe volte su alcune carte, soprattutto quelle più lisce, va anche un po' controllata. Il pennino medio comunque, un po' come tutti i pennini Montblanc che sono in oro, ha una sua così caratteristica di morbidezza, non voglio nemmeno dire elasticità, ovvero con un pochettino di pressione il tratto si spessisce. Ecco, finito là, non si tratta né di un flessibile né di un elastico, però comunque risponde ad un po' di pressione se dobbiamo marcare il tratto, e questa è una caratteristica che apprezzo un po' in tutte le penne. È vero che è una resina, è vero che è una plastica, è vero che è nera come tutte le altre, però è anche vero che porta la firma di Montblanc. Allora sarà che il marchio e il blasone, tutto quello che volete, però si percepisce una qualità che altre penne simili non hanno, a partire dalla laccatura, a partire dalla sensazione anche di qualità nell'impugnatura, e poi i materiali che comunque sono senza dubbio di pregio. Basta per capire quello di cui sto parlando, basta trovarsi di fronte ad un clone, ad una contraffazione. Vi rendete conto che una penna da poche decine di euro è fatta con dei materiali poveri, qui invece c'è molta attenzione. Inutile dire che la qualità di scrittura è quella di una Montblanc, di una piccola Montblanc, ma come diceva una vecchia pubblicità, per fare una grande parete non serve un pennello grande, ma un grande pennello. Eh sì, è il caso di questa penna, non serve una penna grande, ma una grande penna costruita con tutti i sacri crismi, anche se per qualcuno questa Montblanc non ha movimento, non ha caricamento a pistone, non ha altre diavolerie se non quella di introdurre la cartuccia tanto bistrattata da molti, non capisco perché. Cartuccia perché non c'è lo spazio per metterci altre cose, non c'è lo spazio nemmeno per montare un converter. Anche se qualcuno ci ha provato, e non vi nascondo che anch'io ho teorizzato di metterci quello, segando quell'altro, adattando quello, ma alla fine, anche potendo utilizzare un converter super mini come quelli, per darvi un'idea, di Kaweco, o adattando qualche cosa, si finisce con avere un serbatoio meno capiente di quello che è la capienza di una cartuccia, quindi il gioco non vale la pena. E poi le cartucce sono così pratiche, così comode, che non vedo perché non utilizzarle.
La sto provando e l'ho provata con diversi inchiostri, non per ultimo questo, dopo il Diamond Bilberry che mi piace molto, arriva il Leo Tolstoi. Stiamo parlando di edizioni limitate tanto per la penna quanto, permettetemi, per l'inchiostro, e questo è uno di quelli che apprezzo di più. Mi piace la tinta ma soprattutto la formulazione, e la penna infatti acquista una marcia in più. Posso portarla un po' a spasso come mi piace, come voglio, sia in velocità che cercando di curare un pochettino di più con i miei limiti la grafia. Insomma, magnifico, come ho scritto è proprio così, è un bel inchiostro e si adatta a tutti i pennini, quelli buoni, un po' a tutte le penne, che insomma è un po' sprecato per essere usato tutti i giorni, a meno che siate degli scrittori molto facoltosi. In definitiva, è vero che è una penna piccola, ma con il cappuccio calzato comincia a raggiungere la lunghezza di altre penne, però resta leggera e soprattutto la sezione dell'impugnatura è una impugnatura che tende ad essere minuta e per questo molto più governabile. Insomma, si capisce che mi piace. In queste foto l'avete vista anche paragonata alla 146 Legrand e si capisce che la differenza c'è tutta a partire dal pennino e dall'impugnatura, per non dire delle dimensioni e la lunghezza. A me è piaciuta molto, è una di quelle penne che poi mi è toccato vendere per permettermi di comprarne altre, perché così le penne vanno, le penne vengono, è un porto di mare lo scrittoio di Marco Chiari. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.